Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario, in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i miei fogli Excel, e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali del portafoglio in 60 secondi, nonché le anteprime di quest'ultimo. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 58esimo episodio andremo a fare il confronto tra altri ETP, in questo format chiamato ETF Fight. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo, non deve essere considerata come offerta di vendita e o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa, come di consueto, digitiamo sul nostro motore di ricerca la parola JustETF. Se non l'avete ancora fatto potete andare alla puntata 11 e 17 in cui parlavo in particolare del sito e anche del sito di Borsa Italiana e recuperarvi una breve introduzione che ho fatto. Una volta registrati e logati andate su ricerca, trova gli ETF in alto a sinistra, eccoci qui. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi proseguiamo il confronto tra l'Unione Europea e il famoso indice Standard & Poor's 500. A questo punto andiamo a applicare i filtri per scremare la ricerca. Ovviamente lo dico tutte le volte, questi sono i filtri che ho deciso di utilizzare per questo video. Voi utilizzate quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento, ok? Quindi prima di tutto andiamo a selezionare l'ETF europeo, nessun settore, nessuna strategia azionaria e nessun tema, che esiste almeno da un anno questo ETF, come al solito. Stiamo parlando di ETF d'accumulazione, un pochettino grandi per stare tranquilli. Modalità di replica totale e a campionamento. Ci spostiamo poi sotto, come sempre, senza copertura valutaria. Importante che sia quotato su Borsa Italiana, in quanto poi andiamo effettivamente a effettuare l'acquisto. Come visto anche nelle scorse puntate ci sono rimasti, scusate, molti ETF tra cui scegliere. Oggi proseguiamo andando per indice e andiamo sul MSCI EMU. Quindi la ricerca si restringe molto e visto che abbiamo utilizzato spesso gli ETF di iShares, questa volta utilizziamo quelli di UBS, quindi UBS Core MSCI EMU. L'abbiamo selezionato perché poi tra poco andiamo a fare il confronto. Dopodiché cancelliamo i filtri e andiamo a selezionare l'ETF Standard & Poor's 500. Abbiamo già fatto molte puntate in cui ho utilizzato lo Standard & Poor's 500 come riferimento. In questo caso non vi faccio vedere i filtri che utilizzo, ma utilizzo quello di Spider, quindi andiamo per emittente, andiamo su State Street, perfetto, eccolo qui. Utilizziamo quello ad accumulazione ovviamente e l'abbiamo selezionato. Dopodiché, sempre per non utilizzare i soliti di iShares che utilizziamo spesso, andiamo in alto a destra, confronta in dettaglio la selezione. Ecco qui che ha caricato la pagina. Quindi in sintesi, in questa seconda puntata il confronto sarà tra l'ETF di UBS con l'indice MSCI EMU, che vi ricordo che l'MSCI EMU replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'Unione Monetaria, quindi ad esempio rispetto alla scorsa puntata in cui c'erano paesi che ad esempio facevano parte dell'Unione Europea
ma non adottavano l'euro. In questo caso ci sono solo paesi che utilizzano, appunto, fanno ovviamente parte dell'Unione Europea e utilizzano anche l'euro come moneta. Mentre dall'altro lato, ovviamente ne abbiamo già parlato spesso, abbiamo lo Standard & Poor's 500. Guardiamo brevemente un attimo i rendimenti sul time frame massimo. Ecco qui che è aggiornato. No, vediamo, ecco, perfetto. Con dati a partire da fine 2023, se non sbaglio, praticamente si equiparano, anche se sta facendo leggermente quello legato all'Unione Europea. Da inizio anno, anche in questo caso, sono più o meno simili. Vediamo a 5 anni, no, non abbiamo dati, neanche a 3, a un anno riduciamo, si sta comportando leggermente meglio lo Standard & Poor's 500, vediamo i time frame più piccolini. In questo caso sì, sono abbastanza simili. Per quanto riguarda poi altre informazioni, come dimensione del fondo sono due ETF molto grandi, anche se l'ETF dello Standard & Poor's 500 è grosso 3 volte rispetto a quello dell'Unione Europea. Hanno comunque anche quello dell'Unione Europea ha una grandezza rassicurante. Per quanto riguarda il TER, molto basso quello dello Standard & Poor's 500, così come anche l'ETF europeo. Entrambi sono ETF a replica fisica senza copertura valutaria. Interessante vedere il fatto che uno è quotato in dollari, appunto lo Standard & Poor's, mentre quello in euro scusate, quello europeo è quotato in euro. Abbiamo poi altre informazioni riguardo la scheda formativa, il KID e altri documenti. Se ci spostiamo sotto vediamo le partecipazioni. Per quanto riguarda l'ETF europeo è molto più, diciamo, le azioni al suo interno sono notevolmente minori, 225 circa la metà, anche se le prime 10 sono concentrate maggiormente nello Standard & Poor's 500. Ovviamente per quanto riguarda i paesi non possiamo fare il confronto, diamo un'occhiata a quello europeo dove Francia e Germania si equiparano, abbiamo poi Paesi Bassi, Spagna e così via. Interessante vedere come sempre la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa, dove in Europa la finanza e l'industria la fa da padrone e solo, diciamo, al terzo posto l'informatica, mentre nello Standard & Poor's è completamente ribaltato, dove circa un terzo, anzi più di un terzo, riguarda l'informatica. Abbiamo poi sotto altre informazioni interessanti: il rendimento e il rischio. E come detto in precedenza andiamo a vedere se sono quotati su borse italiane, in quanto andiamo effettivamente a fare l'acquisto. Bene, dopo questa breve introduzione, che potete fare anche in autonomia sul sito di Just ETF, adesso ci spostiamo sul sito di Borsa Italiana, in quanto andiamo a fare effettivamente l'acquisto. Eccoci qui sul sito, come di consueto sul sito di Borsa Italiana. Potete andare alla puntata 17 e recuperarvi una breve introduzione che ho fatto sul sito e i servizi che offre. Una volta registrati andate sulla vostra pagina personale, andate poi sulla parte di borsa virtuale dove si trovano appunto i vostri portafogli. Qui, come potete vedere, su tutti i portafogli che abbiamo creato nel corso dei mesi. Io per comodità ho già creato il nuovo portafoglio di questa puntata, che ho chiamato banalmente Europa contro Standard & Poor's 500 parte 4, e ho già effettuato anche l'acquisto andando a inserire l'ISIN dal sito di Just ETF, effettuando appunto l'acquisto con le quote desiderate. Se ci spostiamo poi in composizione potete vedere i due acquisti che ho fatto. Adesso sto girando il video il 22 di aprile alle 2:30 circa. Come detto spesse volte, il sito di Borsa Italiana è un sito già molto completo, vi calcola già le eventuali plus e minus valenze e potete andare a fare i vostri acquisti o vendite per un importo massimo di $50.000 negli orari classici di borsa. Oltre agli ETF potete acquistare i vari fondi, obbligazioni, titoli di Stato, certificati e così via. Per avere un ulteriore confronto e per poter osservare e confrontare tutti i vari ETF che abbiamo acquistato nel corso del tempo, ora come di consueto ci spostiamo nel file Excel in cui andremo a vedere anche la classifica per il mese di aprile. Eccoci come di consueto nel file Excel, ho già creato appunto il foglio Europa contro Standard & Poor's 500 parte 4, ho già inserito i valori di acquisto per il mese di aprile. Ovviamente come sapete già andremo a vedere i valori successivamente e li andremo poi a inserire.
Ora, prima di andare a vedere la classifica generale, andiamo a vedere una delle scorse puntate. E la scorsa puntata siamo andati a vedere Standard & Poor's 500 contro Mondo parte 6. Ora andiamo a vedere Europa contro Standard & Poor's 500 parte 1. Per quanto riguarda il mese di aprile, come avete potuto vedere anche voi, c'è stato un forte recupero, quindi gli ETF sono tornati in territorio positivo per quanto riguarda ovviamente l'Eurostoxx 50, e ci attestiamo con un rendimento del 5 e 10%. Per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500, non è andato mai in territorio negativo a partire da dicembre 2025 e si attesta praticamente a 4,96, che praticamente siamo lì, neanche un punto decimale di differenza. Purtroppo ho notato che il sito di Borsa Italiana mi ha fatto una modifica su un ETF che adesso vi faccio vedere, che ho acquistato varie volte. Eccolo qui, è lo Spider MSCI All Country World IMI, che mi ha modificato praticamente i prezzi. Non so cosa è successo, quindi non riesco più a monitorarlo, e l'avevo acquistato altre 2 volte, quindi adesso vi faccio vedere meglio nella classifica. Eccola qui aggiornata, l'avevo acquistato a ottobre, a dicembre, no scusate, a ottobre e ad aprile 2026, quindi non riuscirò più a monitorarne il valore. Intanto andiamo a inserire la data di oggi, che è il 22. Ecco fatto, e andiamo a fare il solito commentino sull'andamento del mese. Per quanto riguarda la prima puntata, Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2, si sono ripresi molto bene nel mese di aprile e sta facendo sempre meglio l'ETF a leva 2 rispetto a quello normale. La puntata iShares contro Spider, con l'uscita di scena dell'All Country World IMI, peccato, magari lo acquisterò nuovamente in una delle prossime puntate. Per adesso Spider si sta comportando meglio rispetto ai shares, come potete vedere, sia per quanto riguarda il mondo classico che il All Country World. Passiamo poi alle puntate Vanguard contro X-Trackers. In questo caso entrambi gli ETF di Vanguard si stanno comportando meglio rispetto al mondo di X-Trackers. HSBC contro Invesco, è già qualche mese che l'Invesco sta facendo meglio dell'ETF mondo di HSBC. Accumulo e a controdistribuzione di Vanguard si sta comportando ovviamente meglio quello ad accumulazione. Interessanti come sempre sono le puntate che ho fatto degli ETF attivi contro un ETF mondiale a replica passiva, in cui in questo caso abbiamo sempre l'SVDA che sfida il JP Morgan. In questo caso l'SVDA in maniera sistematica ha sempre battuto l'ETF attivo di JP Morgan, come potete vedere. Per quanto riguarda poi la puntata SVDA contro l'ETF attivo di Invesco, caso contrario, invece l'ETF di Invesco si sta comportando molto bene. Infatti sono praticamente 5 mesi che sta sovraperformando l'SVDA, in questo caso quasi di 4 punti percentuali. Puntata SVDA contro il Vanguard Life Strategy 80% azionario, 20% obbligazionario, si sta comportando meglio l'SVDA. Abbiamo poi la puntata dell'X-Trackers Portfolio, in questo caso in maniera sistematica sta sottoperformando l'SVDA. Passiamo poi allo Standard & Poor's 500 contro Mondo, sempre un classico SVDA. Si stanno equiparando, una bella lotta, e per adesso la sta spuntando il mondo di circa un punto percentuale. Puntata sempre FTSE All World contro Standard & Poor's 500, anche in questo caso il mondo sta facendo meglio. Abbiamo poi il Vanguard dei paesi sviluppati, anche in questo caso sta battendo lo Standard & Poor's 500. All Country World che sta battendo di circa 5 punti percentuali lo Standard & Poor's 500. Questa purtroppo non abbiamo più i dati sull'All Country World IMI, quindi teniamoci buono solo lo Standard & Poor's 500 acquistato a ottobre 25. Proseguiamo poi con l'X-Trackers MSCI World ex USA, quindi senza appunto gli Stati Uniti, e sta decisamente sovraperformando, un 20% contro un 6% di rendimento medio annuo. Passiamo poi alle puntate
Standard & Poor's 500 contro ETF europei, in cui in questo caso abbiamo quello l'Xtrackers che si sta comportando leggermente meglio. In questo caso abbiamo utilizzato lo Spider al posto di iShares. Puntata particolare divertente, diciamo la The Best of 2025, in cui ho selezionato i 3 paesi che hanno sovraperformato, quindi in prima, seconda, terza posizione gli altri paesi, quindi Corea, Sudafrica e Messico, con risultati decisamente altalenanti, anche se la Corea si sta difendendo ancora molto bene, seguita poi dal Messico e terzo posto per il Sudafrica. Tornando al confronto dei paesi europei contro lo Standard & Poor's, in questo caso la situazione si è ribaltata, in quanto, avendolo acquistato nel periodo di febbraio, ha recuperato molto maggiormente, diciamo, rispetto all'Europa, un 20% contro praticamente in parità l'ETF dei paesi sviluppati europei. La scorsa puntata si è fronteggiato sempre lo Spider Standard & Poor's 500 contro i paesi sviluppati ex UK, quindi esclusa la Gran Bretagna, e questo vabbè il primo dato, e attualmente stanno facendo meglio i paesi sviluppati europei. Per quanto riguarda qui di fianco la classifica, ho già ordinato i vari dati. Al primo posto, incredibile ancora, la Corea, seguita dal FTSE dei paesi sviluppati ex UK acquistato la scorsa puntata, e lo Spider Standard & Poor's 500 acquistato per la terza volta. Vi ricordo che questi numerini sono il numero di volte che sono stati acquistati, e poi basta che andate a vedere la data di acquisto e sapete la puntata di riferimento. Per quanto riguarda gli ETF per cui faccio il tifo, anche se a dirvi la verità adesso nel portafoglio l'ho venduto, sono il Nasdaq 100 e il Nasdaq 100 in leva 2, comunque non si sono mai schiodati dalle prime posizioni. A questo giro nel mese di aprile abbiamo al quarto posto quello a leva 2, in quanto comunque negli ultimi giorni c'è stato un recupero notevole del mercato americano, e quindi di conseguenza anche i rendimenti si sono alzati. Vediamo se c'è qualche ETF in particolare in territorio negativo. No, anche per il mese di aprile, nonostante tutti i tumulti e varie guerre sparse per il mondo, attualmente non ho ETF in territorio negativo. Quindi chi lo sa, vedremo gli sviluppi per quanto riguarda la guerra Russia contro Ucraina, la più recente guerra in Medio Oriente e i vari blocchi dello stretto di Hormuz, quindi vedremo se le cose continueranno a essere così in positivo. Magari ci sarà un crollo nei prossimi mesi. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Se avete domande riguardo questa o quelle delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!